Ho trovato una vipera incinta. Amici miei, benvenuti su Reptile Nation. Come sempre io sono Giorgio, non sto più nella pelle e forse è il giorno più bello della mia vita. Ho trovato una vipera incinta, ragazzi. Che altro devo aggiungere? È la prima volta che riesco a riprenderne e a vederne un'emozione unica. Ho cercato di disturbarla il meno possibile, ovviamente visto proprio il periodo, quindi non l'ho presa. Ho fatto una ripresa al volo, ma ha dell'eccezionale. Tra l'altro non me l'aspettavo perché era veramente enorme, ci è mancato poco la scambiassi per una Natrix, anche se la livrea era inconfondibile e niente, oggi ve la mostro. Quindi l'unico posto per trovare serpenti con questo caldo dov'è? Vicino all'acqua. E vi ho portato nuovamente al fiume! Nelle ultime due live siamo andati a vuoto proprio in questo posto. Stiamo cercando un'atrice ovviamente. Sto avanti con l'orario, ragazzi, sono le 8:30 circa, quindi non mi sarei mai aspettato di beccare una vipera perché fa troppo caldo. Però dimenticavo un fattore fondamentale, la gestazione. Infatti, come vi ho spiegato in altri video, in questo periodo le femmine tendono ad esporsi maggiormente rispetto ai maschi, ovviamente, proprio per favorire lo sviluppo degli embrioni, quindi far sì che i piccoli si sviluppino prima. Come sempre, ragazzi, l'unica cosa che vi chiedo è supportare il canale. Like, condivisioni fanno tantissimo, è gratis, ma vi assicuro che date una bella mano a me e a tutto il lavoro che svolgo, perché è tosta, fra mosche, caldo e quant'altro, levatacci la mattina, per non parlare del giri a vuoto. Meno male che oggi siamo freschi qui, in questa fantastica location. Sicuramente vi state chiedendo, visto che l'ora è così tarda, perché sono uscito comunque, non ho anticipato. Bene, la risposta è semplice, ragazzi. Innanzitutto vi mostro l'areale. Questo è quello che vi facevo vedere nelle live e vi dicevo che col fiume dietro e il poco spazio per la luce per penetrare, gli animali per termoregolarsi cercheranno sicuramente di uscire, ma con questo caldo ovviamente a volte non ne hanno bisogno, perché riescono a prendere anche il calore dal terreno. Quindi cosa faranno? Niente, se ne stanno dentro e noi ce la prendiamo nel secchio. Però qui in zona è successa una cosa interessante ieri, ovvero ha piovuto. Ci sono state delle belle nuvolone e la giornata si è chiusa con le nuvole. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che le temperature, anche se di poco, si abbassassero. Non ha consentito a questi animali di termoregolarsi per l'ultima volta. Quindi mi sono detto, facciamoci un giretto. Tutto però mi sarei aspettato, tranne che trovare una vipera incinta, ragazzi. Ovviamente questa cosa conferma che avevo ragione sulla disposizione dell'areale, quindi qui ci sono. Conferma la presenza di una grossa femmina, quindi qui c'è lei e ce ne saranno altre, soprattutto durante la stagione degli amori, e conferma che le vipere non stanno soltanto in montagna, brutti creduloni, ma stanno benissimo anche in pianura e soprattutto stanno benissimo anche vicino all'acqua, perché qui dietro, vi ricordo, c'è un bellissimo fiume. Questa è grossa, raga. Questa sembra una vipera sul procinto di partorire, che è gonfissima. Era stragonfia. Stamattina ho preso l'orario giusto ed era stragonfia. Quella era una vipera che stava per partorire. Infatti neanche ho provato a prenderla perché non è proprio il momento per disturbarla. Quanta era ciucciona! E quello lì è posto laggiù proprio in mezzo al nulla, è un bellissimo biacco, girato di capoccetta, ma sicuramente ci vedrà prima che arriviamo. Vediamo se ce la faccio, ma la vedo dura. Dura. Ci ha già visto. È andato, ragazzi. Era troppo lontano. Giornata partita abbastanza bene, direi. Perché
perché ieri ha piovuto un pochino e la giornata si è conclusa con un po' di nuvole, ecco perché adesso stanno avvelenati. Ovviamente il biacco, vista la sua velocità, non ha bisogno di nascondersi più di tanto, quindi è abbastanza spavaldo nel termoregolarsi e si butta in mezzo a capofitto così, bello esposto. La vipera normalmente non lo fa di solito, figuriamoci adesso. Adesso però cosa succede, ragazzi? Succede che sono un pochino più intraprendenti le femmine. I maschi è comunque difficile vederli a quest'ora. Li vedremo la mattina veramente all'alba per pochissimo tempo e comunque tenderanno a mostrare solo una piccola porzione di corpo, mai a esporsi totalmente come fanno in altri periodi dell'anno. Le femmine invece, per portare avanti la gestazione, favorire lo sviluppo degli embrioni, scusate, quello che faranno sarà proprio esporre la ciccia con la bella pancetta di fuori esposta al sole. E questa cosa è conveniente perché il più delle volte rivolgono la testa verso la macchia, punto da cui sono uscite, quindi è facile vederle prima stavolta rispetto a loro, motivo per cui sono riuscito ad avvicinarmi così tanto prima che se ne andasse, perché ricordo un'altra cosa a tutti quanti: le vipere sono un'altra fagiana, le vipere sono lente, ma non è che sono salsicce striscianti, ragazzi. Comunque quando hanno grip sul terreno sono a temperatura, vi assicuro che la loro velocità ce l'hanno, non è che sono proprio rimbambite. Che dire, ragazzi, video breve, ovviamente c'era poco da parlare oggi, a parte qualche piccolo dettaglio, ma la sorpresa è stata grande. Forse l'incontro più bello che ho fatto fino ad ora, batte anche il cervone, ragazzi, sì, decisamente sì, un'emozione unica. Non ho voluto disturbarla di proposito, ovviamente terrò monitorata la zona, non verrà disturbata assolutamente, nessuno saprà dove si trova nel punto esatto e farò anche in modo di evitare di venire per i prossimi 10 giorni almeno nello stesso punto a passeggiare. La lasciamo in pace perché fra poco dovrebbe partorire. Ci siamo infatti col periodo della nascita, ragazzi, che per questi animali corrisponde generalmente verso fine agosto, settembre, inizi settembre. Qui forse sembra che siamo un attimino in anticipo viste le dimensioni dell'animale, però chi può dirlo. Spero che il video ovviamente vi sia piaciuto, motivo in più per continuare con le live in questa zona, perché a questo punto abbiamo capito che oltre a prendere il telefono è anche un buon punto. Ero convinto della presenza delle vipere in quella zona lì, non ci ho mai visto niente, non ero sicuro. Natrici, biacchi, settoni, sì, però questa volta ho avuto l'ennesima conferma che ci ho visto lungo, ragazzi. Quindi mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!